ricetta di oggi è una pasta e fagioli. La pasta e fagioli è un piatto molto semplice che però noi renderemo speciale. In che modo? Già vedete la macchinetta per la pasta, quindi potete immaginare che la pasta la faccio io a mano. Questa pasta sarà una semi-integrale, quindi accanto alla semola rimacinata di grano duro io utilizzerò la farina di farro integrale, questo per dare un gusto un po' più rustico al piatto. Ottenuto l'impasto andremo a produrre i cingoli, che sono un formato di pasta corta che ben si sposa all'abbinamento con i legumi, però è anche molto buono se lo vogliamo cucinare con i broccoli, le cime di rapa e anche altre verdure. Il condimento è dato dai fagioli. Io utilizzo i fagioli borlotti, ma si possono utilizzare anche altri tipi di fagioli, tipo per esempio i cannellini o quelli che avete a disposizione. Per quanto riguarda i fagioli, utilizzerò dei fagioli già cotti, quindi quelli che si trovano normalmente al supermercato nella lattina, però volendo fare le cose proprio perfette possiamo comprare dei fagioli secchi, li mettiamo in ammollo in acqua fresca per l'intera notte e il giorno dopo un'oretta in pentola a pressione e si cuociono perfettamente. La pasta si può produrre in anticipo, la possiamo fare anche un paio di giorni prima, la stendiamo bene e la mettiamo ad asciugare su un canovaccio all'aria. Per la pasta utilizziamo metà semola rimacinata di grano duro e metà farina di farro integrale. Un pizzico di sale e l'acqua. Io lo aggiungo a poco perché naturalmente dipende dal tipo di farina quanta acqua viene ad essere assorbita. E cominciamo a impastare. Quando l'impasto lo sentiamo bello morbido ed elastico, andiamo a dividerlo in pezzi e poi lo teniamo coperto per un quarto d'ora. Mettiamo un pochino di farina sul piano e partendo dal livello 1 incominciamo a tirare la pasta. Ora passiamo alla macchinetta a livello 3.
Bene, adesso la manovella la spostiamo e la mettiamo qui dove c'è il rullo per le tagliatelle. Cospargiamo di farina. E le mettiamo da parte. E adesso conviene mettersi comodi perché ci vuole un pochino di tempo. Mettiamo le tagliatelle così, una vicino all'altra, prendiamo un coltello e andiamo a tagliarle in pezzi più o meno grandi così, saranno 11 cm. E così facciamo tutte. Ci vediamo tra poco. Per cavare questi pezzettini di pasta cosa facciamo? Sul piano senza farina appoggiamo il pezzettino di pasta, ci mettiamo le 4 dita sopra e poi andiamo a strisciare la pasta sul piano. Appoggiamo, una leggera pressione ed è fatto. Il cingolo è così pronto. E questo lo facciamo per tutta la pasta. Man mano che facciamo i cingoli li mettiamo su questo canovaccio cosparso di farina così che possono asciugare. Ecco fatto, i cingoli sono pronti, ne è venuta veramente una gran quantità, non li mangerò tutti. Una parte la vado a congelare e una parte invece la andrò a unire ai fagioli. Per evitare confusioni vi scriverò negli ingredienti le dosi precise per 2 persone. È chiaro, se siete 4, se siete 6 dovete fare comunque una piccola moltiplicazione. Quindi questi li mettiamo a riposare e ci vediamo dopo per la cottura. In questa pentola ho messo dell'acqua salata a bollire, ancora non è pronta, aspettiamo un altro poco. In quest'altra pentolina invece andiamo a fare il condimento per la pasta. Un pochino d'olio e prepariamo un trito con carota, cipolla e sedano. Lo mettiamo nell'olio. E ci mettiamo anche un pochino di aglio, non ce ne vuole molto, 2-3 fettine è sufficiente. Ora che il soffritto è pronto aggiungiamo i fagioli. Dopo qualche minuto mettiamo un pochino di acqua che è già salata, quindi non aggiungiamo altro sale. Un pochino di rosmarino, che ci sta veramente molto bene con i legumi, e un poco di origano. E dopo 10 minuti possiamo anche buttare la pasta. La pasta deve bollire nell'acqua giusto per 2 minuti, poi la scoliamo e la mettiamo direttamente in questa pentolina e facciamo finire la cottura, quindi con i fagioli.
Continuiamo la cottura della pasta insieme ai fagioli ancora per 10 minuti e poi quando il liquido si è tutto asciugato, quindi che è diventata cremosa, possiamo spegnere e possiamo metterlo nei piatti. I cingoli con i fagioli borlotti sono pronti.